Kawasaki H2 SX Tourer, la moto di Akashi più particolare al mondo in quanto è l'unica finora col compressore e dunque col motore sovralimentato che regala scariche di adrenalina pura ad ogni accelerata. Al contrario delle due sorelle H2 e H2R, quest'ultima non omologata per l'utilizzo stradale, la SX Tourer presenta un motore più addolcito per l'utilizzo turistico. Esteticamente non solo cambia il cupolino che protegge maggiormente, ma anche il posteriore della moto, più ospitale e con due comode maniglie, nella quale si possono agganciare le valigie della Givi, in optional. Il vantaggio di operare con un compressore di elevata efficienza risiede nel fatto che, durante la compressione dell'aria, il guadagno termico, che a sua volta sottrae potenza, è ridotto al minimo. Questo si traduce in un'accelerazione davvero travolgente. Moto con 200 cavalli per 256 kg in ordine di marcia, anche se non si sentono una volta percorsi i primi metri. Per quanto riguarda la dotazione elettronica, sia ABS, traction control, quick shift in salita e in scalata, possibilità di settare il freno motore, cruise control, funzione eco per constatare se la nostra guida è improntata più su un'ottica sportiva o di risparmio del carburante, 3 mappe, low, middle e full, e inoltre tubi in treccia, aeronautica e cornering lights. Comodità in sella non eccellente in quanto abbastanza caricata in avanti. Questa moto infatti non deve essere confusa con una macina chilometri, ma è un mezzo nel quale l'ago della bilancia pende molto più sull'aspetto sportivo che turistico. La H2 è dunque una super sportiva che finge di essere una touring. Le sospensioni seguono bene le disconnessioni del terreno e la frenata ha un buon mordente. Le cose però che non ho apprezzato molto sono il cambio, che risulta un bel po' ruvido, e il calore sprigionato dal motore, soprattutto sulla gamba sinistra, che ricordi in tutti questi anni di moto non ho mai provato una moto così calda. Estetica futuristica senza mezze misure, la H2 SX Tourer piace o non piace. Una cosa però è sicura, grazie al compressore il sound è davvero coinvolgente ed unico. La moto costa 21.490 euro per la versione standard, che salgono a 23.690 euro per la versione SE in prova. D'altronde, come si sa, la H2 è una filosofia che va ben oltre all'aspetto. Il video finisce qua, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati, di commentare per farmi sapere la vostra opinione e di lasciare un like. Alla prossima!